This episode is a special episode with Amedeo from Stoccafisso Design, and we recorded it in Italian. So if you don't speak Italian, it's better for you to watch it on YouTube or on Spotify, and there will be English subtitles. Enjoy! Ok, buongiorno, benvenuti a Solution Finders. Oggi facciamo un'intervista in italiano, una cosa un po' diversa, però ci saranno sottotitoli in italiano e in inglese. E sono qui con Amedeo Capelli, che con Stoccafisso Design fa automi in legno che sono bellissimi. E ciao Amedeo, come stai? Ciao, ciao, grazie per avermi invitato. Ah, Che bello essere qui. e te nel tuo laboratorio, vero? Sono nel mio laboratorio in giacca perché fa molto freddo. E sì, 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 sì. E in questo momento è anche abbastanza in ordine il mio laboratorio, stranamente. Ho appena fatto un po' di riordino. Va bene. Vedo un po', vedo come un libro dietro di te, è uno dei Sì, tuoi automi. sì. Questo qua è un libro, diciamo, ispirato ai libri medievali, ovviamente è tutto di legno, anche dietro, Ah, bello. e ha tutte le figure che si muovono. Adesso, è abbastanza grande, quindi sarebbe da far vedere bene i dettagli. I disegni che ho raffigurato in tre dimensioni sono ispirati a disegni veri dell'arte medievale e anche il testo è una canzone medievale, insomma, fatto un po' un mischione, nulla di storicamente accurato, però ho cercato di ispirarmi il più possibile per dar vita appunto a un manoscritto. Questo è un lavoro abbastanza insolito. Faccio cose un po' diverse in realtà. È stata un po' una... Intanto mi vengono questi progetti in mente di fare cose un po' diverse rispetto a quello che faccio di solito, anche più complessi ovviamente. E così mi rovino da solo, perché vedete questi progetti sono lunghissimi e complicatissimi da fare. E questo era da un interesse per i libri medievali? Ma allora, ho un interesse per la storia in generale. Questo no, sono più proprio idee che mi vengono in mente ogni tanto. Dico, sarebbe bello fare questa cosa, ma in realtà spazio su tantissimi temi diversi, quindi sì, cerco generalmente di inserire quelle che sono un po' le mie passioni, ne ho tante ovviamente nei miei lavori, però non sono fissato su un argomento, ecco. Cerco di variare molto anche per non annoiarmi, ecco. E quindi cos'è un altro automa che hai, uno magari che hai nel negozio? Ce l'hai? Allora, sì, faccio vedere quelli un po' più classici miei. Questo qui, per esempio, è il topolino che balla con la sua fetta di formaggio. Appunto questo qui è un po' più classico rispetto a quello che faccio perché appunto ha un meccanismo molto più semplice, anche proprio la struttura è molto più elementare. Ecco. Cerco di puntare sempre alla semplicità, più che al complicare con i meccanismi diciamo, il movimento, preferisco dare più voce a quello che è il soggetto, quindi al messaggio che vuole mandare. Appunto, di solito sono cose molto semplici, in questo caso è semplicemente una cosa molto spensierata, ecco, un topolino che balla, oppure anche in questo caso, questo qui è piccolissimo, sarà difficile farlo vedere, è Bello. un topolino che gioca con un aquilone.
Anche Ah, questo qui è bello, bello. appunto un meccanismo molto molto semplice. Questi qui devo farli quasi con la lente, talmente sono piccoli. Sì. E questo è lo stesso meccanismo del topolino, dell'altro che balla? Sono O è un po' leggermente diverso? diversi, sono leggermente diversi. Questo qui ha come una sorta, vediamo se riesco a metterlo che si vede, arrivo, prendo un foglio di carta. Ecco qui, prendo un cartoncino, così si riesce a vedere magari meglio il meccanismo. Come vedi, questo qui ha come due dischetti che fanno muovere l'aquilone, che è attaccato a loro tramite questo filo di ferro qui, mentre il topolino è basato su un sistema che si chiama a camme, questa è una sola camma, e sembra, cioè la differenza è poca in realtà, perché i materiali sono praticamente gli stessi. Cambia appunto qualche piccolo dettaglio proprio di tipo puramente meccanico. Sì, c'è E poi ne ho altri, per esempio ho il gamberetto, sì, un gamberetto che forse anche qui dal video spero si veda, c'ha le rotelline che girano e sta guidando una macchinina a forma di cetriolo e c'ha degli occhiali da sole. ah, bello. Sono belle um, i gamberetti. Mi piace quando fa così. Le manine che scrive a macchina o... E fa il massaggio. o fa il massaggio, esatto, sì, sì, sì. Quelli purtroppo non ce li ho da farteli vedere, li sto costruendo in questo momento, però ce li ho proprio smontati, quindi purtroppo non si riescono a vedere. Sì. E quando qualcuno li ordina online, tu li fai dopo che li ordinano o ne hai già un po'? No, li faccio prima, Fai sì, sì, prima? sì, li faccio prima. È da un po' di tempo che non lavoro più su commissione, perché ehm, è un periodo in cui voglio sperimentare, fare quello. Ho tantissimi progetti in mente e poco tempo per farli, ecco. Quindi, diciamo, farli su commissione mi porterebbe via molto, molto tempo per quello che vorrei fare io. Quindi, appunto, mi limito a produrre quelli che sono, diciamo, i pezzi che vendo più comunemente, appunto, come sono il Topolino qua, per esempio, è uno dei pezzi che vendo di più. E questo proprio per supportare quella che è la mia attività di artista e per poi appunto andare a fare tutti i progetti che ho in mente. Ne ho veramente, cioè, ogni settimana me ne viene uno in mente uno nuovo, quindi si accumulano sempre di più. Dovrei prendermi un anno sabbatico solo per fare quello che ho in mente. Ah, bello, bello che hai comunque lo spazio per farlo, no? Con, Sì, 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 sì. Sì, è essenziale avere lo spazio, specialmente in questo tipo di lavoro, che comunque utilizzo macchinari elettrici, insomma, cose che fanno polvere, fanno rumore, quindi è proprio è necessario, non è una cosa che potrei fare in casa, ecco. ah, bello. E come hai cominciato sto cafisto design? Allora, è ovviamente un'evoluzione. Io lavoro, diciamo, in proprio adesso non saprei dire la data precisa, saranno 12 anni più o meno. E io ho cominciato, vabbè, ho sempre avuto la passione per il legno, per tutto ciò che è la scultura, non solo la scultura, anche proprio la tecnologia. Ecco, ho sempre costruito cose utilizzando spesso il legno, perché vabbè, insomma, è un materiale che mi piace, è un materiale semplice da lavorare. Infatti, anche quando ero bambino, ragazzino, così facevo sempre i miei lavoretti, li facevo. Appunto, ho cominciato in tutt'altro modo. Io ho cominciato vendendo birra artigianale, quindi un campo che non c'entra nulla con quello che faccio adesso. Nel negozio a un certo punto ho cominciato a vendere anche le confezioni in legno fatte a mano da me, che io le vendevo quasi quasi le regalavo, ecco. Per mettere dentro le bottiglie di birra, e a un certo punto
ho cominciato ad avere più richiesta delle scatolette di legno che delle bottiglie, quindi ho detto forse è meglio che, che mi dedico a questo, anche perché poi non le facevo semplici, diciamo, dozzinali, ecco, le facevo tutte personalizzate, dipinte, alcune proprio con su delle sculture vere e proprie. E niente, da lì ho appunto cominciato, ho deciso di dedicarmi a quello che è il mondo dell'artigianato, che insomma per mia vocazione lo preferisco a quello del commercio, perché appunto ho cominciato come commerciante, poi sono passato a fare l'artigiano. E, ovviamente non mi sono messo a fare solo le scatolette, dato che ho acquistato un po' di macchinario, ho cominciato a fare proprio falegnameria in generale. Quello che faccio adesso è stata proprio una ricerca di un oggetto che mi piace produrre. Cioè, ho fatto tantissime prove, dai tavole, le librerie, anche a proprio dei quadretti, faccio per esempio dei quadretti scolpiti con dei paesaggi, insomma, ho fatto tanti esperimenti e questo è quello che diciamo ha funzionato, sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista della passione, ecco. È una cosa che veramente è una cosa estremamente complessa e per farla bisogna avere la passione per questo tipo di arte. E sto Caffesso Design nasce più o meno 4-5 anni fa, sì, nel 2021, nel 2021 è nato, sì, sì, sì. Poi in realtà questi tipi di lavori li facevo già da tempo, ma in maniera assolutamente sporadica, quindi non costante e poi appunto in maniera molto molto più grezza, ecco. Ho visto che hai collaborato con certe marche come Oatly, Ralph Lauren, il Salone del Libro. Sì, sì, sì. Come è successo? Come sono cominciate? Ma queste sono le ditte che mi contattano per, diciamo, avere spazio sui miei profili social. Io non sono mai andato a cercare di persona questi clienti, diciamo, sono loro che mi contattano perché ovviamente avranno i loro addetti alla ricerca, infatti mi contatta sempre proprio il social media manager delle varie aziende per appunto cercano questi profili che possono fare pubblicità ai loro prodotti e niente, quindi appunto lì parte la collaborazione. Cioè, sono contento di questo perché ovviamente mi fa capire che c'è interesse nei confronti di quello che faccio, sia insomma, dai privati che dalle aziende, ecco. Perché comunque da entrambe le parti ricevo degli ottimi feedback, ecco. Va bene. E quindi ti hanno anche contattato anche dei privati, magari per chiedere la commissione. Sì, 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 all'inizio, appunto all'inizio io facevo molto lavoro su commissione, però vabbè, di cui magari si apre un discorso un po' noioso e complicato sul fatto che, come ti dicevo, la commissione porta via molto tempo. Perciò, da un punto di vista economico, preferisco evitarla, ecco. Quindi io al momento accetto commissioni dalle aziende per le sponsorizzazioni, ma perché lì è tutto un altro tipo di prezzo, un altro tipo di servizio. Quindi, diciamo, le commissioni dei privati io ormai non le faccio praticamente più. Vabbè, insomma, non entro nei dettagli, sennò rischio di diventare troppo noioso. Probabilmente è una questione di dare la priorità a quello che ti piace fare. Esatto, sì, 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 esatto. Il discorso fondamentalmente è questo. Mm. Va bene. E, ho visto hai fatto degli automi su folklore, leggende. Sì, Ehm, l'ispirazione è da lettura o...
Ma allora, appunto, io cerco di inserire dove posso, chiaramente, quelli che sono i miei interessi che coltivo nel tempo libero. E tra i vari miei interessi, appunto, c'è, come ti dicevo, la storia, il folklore, la natura, anche perché comunque sono, diciamo, molto appassionato di tutto ciò che è la natura. L'arte, specialmente quella antica, mi piace molto e tutte queste cose le inserisco. Nel video, quello in particolare che ho fatto sul folklore, che era un video che ho fatto per YouTube, quello è stato un esperimento, volevo provare a vedere questo format di video specifico per YouTube in cui facevo anche un minimo di divulgazione, ovviamente senza la pretesa di essere un intenditore di questo settore, perché non lo sono, cioè sono proprio solo lego per hobby, per passione, nient'altro. Infatti il video aveva una parte informativa, però il succo era mostrare quelle che sono le mie opere. Ecco, comunque principalmente era un video artistico. Per quanto riguarda come mi sono informato per quel video lì, è curioso perché vabbè, le informazioni principali le ho prese da Wikipedia, proprio per citare correttamente le fonti, e da qualche libro, ma uno delle le creature leggendarie che ho citato l'ho sentito raccontare in un paesino del centro Italia durante una visita notturna a questi luoghi misteriosi. E, in particolare la creatura che ho rappresentato in quella scultura era la mano pelosa, che era una grande mano che agguanta i bambini che si allontanano da casa. Allora questa cosa mi ha fatto un po'... mi ha colpito questa cosa, allora ho deciso di inserirla. Infatti, diciamo, in quel video c'erano queste creature molto famose del folklore mondiale e poi una creatura praticamente sconosciuta quasi a tutti di un paesino. Sì, era in Abruzzo, sì, era il paesino dell'Abruzzo. E niente, insomma, come ti dicevo, ciò che mi piace lo inserisco nei miei lavori. No, è interessante, non ho mai sentito parlare di Mano Pelosa e sembra molto terrifica. Ter- Terrificante, sì, 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 anche perché poi questa leggenda ce l'hanno raccontata appunto di notte, passando vicino a una casa abbandonata, tutta buia all'interno, così, e ci hanno raccontato che c'erano i bambini di questo paese che andavano a rubare i biscotti al fornaio e il fornaio diceva: guardate che se venite a rubare i biscotti vi acchiappa la mano pelosa, perché si vede che era il modo per non farsi rubare i biscotti dalla finestra. E poi è il fornaio che ha inventato Sì. Mano Pelosa. Sì, 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 sì. Può essere. Ah, sì, ci sono tante di questi racconti. E ho visto che hai una, che cos'è, un guerriero, quello che hai con i Con i capelli. capelli che ce l'ho qui, tra l'altro, ce l'ho qui, questo qua, adesso vediamo se riesco, ok, ok, con una mano sola è un po' difficile questo da far muovere. Questa scultura l'ho chiamata genericamente la guerriera del nord perché è un po' ispirata, diciamo, a quello che è il folklore celtico, irlandese, scozzese, insomma. Ehm, non ha una vera e propria appartenenza. E niente, poi tanti l'hanno associata al personaggio Disney di Rebelde, Mm. Merida, che ci sta assolutamente, perché comunque i Eh sì. colori, insomma, diciamo un po' il portamento fiero così, c'è l'arco, le frecce, sono assolutamente simili, ecco. Questo qui è stato uno dei miei primi lavori complessi,
il meccanismo adesso si fa un po' fatica a capire, però è lo stesso del topolino con l'aquilone. Ah, Il funzionamento è assolutamente lo stesso. Cambia un po' cambiano un po' i materiali, la dimensione e la forma, però il principio è lo stesso, assolutamente. Questo è stato un po' il lavoro che ha fatto partire la mia attività, perché io ho cominciato con, diciamo, il mio account Instagram, perché tutto è partito da lì assolutamente. Sono partito con una decina di follower e dopo un tot di lavori, comunque ne avevo raggiunti, ma secondo me meno di 1000. Con questo sono passato da 1000 a 25.000 in una settimana, quindi è stato proprio quello che mi ha fatto partire alla grande. Quindi oltre ad esserci affezionato, perché è stato proprio uno dei primi che ho detto, cavoli, sarebbe proprio bello fare una cosa del genere, e mi faccio lo sbattimento di impegnarmi a fare, perché questo ovviamente rispetto agli altri ci vuole un tantissimo tempo per farlo. Se per fare tipo il topolino io ci metto mezza giornata per costruirlo, per questo qui ci vuole almeno una settimana di lavoro tutto il giorno proprio, quindi mattina, pomeriggio. Però insomma è stata una fatica ripagata, ecco. ah, bello. E poi come è andato Instagram dopo quello? Perché sei arrivata a 25.000, ma adesso ne hai più di De- 500.000. de- sì, sono più di 700.000 su Instagram, più di 150.000 su TikTok e una 35.000 su YouTube al momento. Queste sono le cifre. Quindi, no, comunque è sempre stato alti e bassi. Cioè, allora, sono sempre andato in salita con gli iscritti. Ci sono momenti in cui sale più veloce, altri momenti in cui, diciamo, ristagna un po' di più. Adesso quello che piace ai miei iscritti sono per esempio i gamberetti, quindi mi sono messo a fare tantissimi gamberetti, ma questo ovviamente non solo perché piace ai miei iscritti, ma perché piace a me. I gamberetti io li associo a delle creaturine molto laboriose, anche un po' stupidotte se vogliamo, e quindi appunto tendo a fare queste cose in cui fanno dei lavori molto frenetici, quindi appunto come dicevi prima con le zampettine così, e quindi questa cosa si adatta molto bene a delle scenette divertenti, ecco, quindi con i gamberetti il primo lavoro che ho fatto è stata la band, la band dei gamberetti, che appunto sono 4 personaggi che suonano diversi strumenti. Ce n'è uno che suona la chitarra, uno che suona il sassofono, l'altro la tromba, e poi c'è quello che suona la melodica, che è quella pianola a fiato, che appunto il contesto è divertente, però diciamo, li ho messi un po' in ridicolo facendogli suonare questi strumenti strani. E quello appunto è stato uno dei video che fino ad ora ha avuto più successo in assoluto e ha decretato l'era dei gamberetti, la chiamo così. E poi mi piacciono anche gli altri che hai fatto di bands, di orchestra, Mm. ballo. Forse uno dei primi che ho visto era Rave Ioli, di Ah, sì, sì, Ravioli. sì. Sì, sì, Erano sì, sì, rave. esatto. Sì, appunto, io mi diverto molto con le freddure, appunto, cerco comunque di fare sempre qualcosa di divertente, perché appunto mi diverto io. Ray Violi è stato magari una battuta che mi è venuta in mente così. Ho detto, ma infatti prossimo lavoro un po' più difficile da fare, per esempio gli spaghetti. Io volevo fare gli spaghetti che si Là. rilassano in piscina. E- Bello. Oppure, non so, ho fatto anche il cappuccino. Ah, sì, ho visto. Tutte queste freddure qui mi divertono molto e piacciono tanto alle persone, quindi... Sì, sì. E ho visto anche che hai fatto le greeting cards, le carte da
Non mi Mhm. ricordo di carte da regalo. No. Sì, 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 ne ho fatte diverse. Allora, al momento ne ho due, di due tipi. Uno sono delle cartoline che stampo io a mano e le faccio proprio con diverse tecniche, appunto xilografia, quindi stampa con il legno e vari tipi di timbri, alcune parti addirittura le coloro ad acquarello. E diciamo queste sono proprio delle cartoline che io spedisco in busta, un po' come se fossero dei dipinti, ecco, il concetto è questo. E poi mentre l'altra categoria sono quelle che invece che io vendo digitalmente, quindi io diciamo ho il mio file PDF, metto in vendita quello, quando un cliente lo acquista, scarica il PDF e poi ha un video tutorial che trovo sul mio canale YouTube per tagliare, assemblare questa cartolina di solito sono appunto cartoline regalo, ci sono per diversi temi, c'è stata quella natalizia, quella per il compleanno, e sono più o meno il concetto è quello del pop-up, tipo libri pop-up, un po' diciamo inconvenzionale in alcuni casi, e diciamo le figure rappresentate sono comunque personaggi dei miei lavori in legno, quindi semplicemente fotografati e poi adattati per essere messi in movimento. È un esperimento che ho cominciato questo Natale. Sta funzionando, ovviamente diciamo, la vendita di cose digitali è molto comoda perché faccio la fatica una volta e poi basta, è infinita, diciamo. Ovviamente ci guadagno molto di meno perché un file digitale, insomma, per una cosa così piccola va venduta a un prezzo molto basso. Però appunto io non devo fare più niente. E poi comunque c'è sempre il discorso che mi devo divertire io a fare una cosa. I libri pop-up sono una forma d'arte che a me piace molto e quindi volevo implementarla anch'io in quello che in quello che è la mia arte, di quello che faccio, insomma. Quindi hai fatto un pochino di sperimentare con la carta anche, con queste... Sì, 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 sì. Sì, sì, con la carta io ho sperimentato tanto perché questa è la storia del perché la mia attività si chiama così. Inizialmente mi ero messo a fare cartapesta e ho fatto un anno circa a sperimentare e diciamo che i primi lavori che ho creato erano questi pesci di cartapesta, abbastanza grandi, erano anche 1 metro più o meno di lunghezza. E quando ho aperto il mio negozio su Etsy, ho deciso proprio di vendere questi pesci e quindi ho detto, lo chiamo stoccafisso design, stoccafisso è il pesce secco. E, e niente, poi appunto ho aggiunto anche gli automi e poi man mano che vedevo che la richiesta era maggiore a quella degli automi, ho tolto i pesci in cartapesta, però il nome è rimasto quello, perché alla fine comunque mi piaceva, è insolito quando le persone lo sentono, dicono che cos'è? Ah, sì, bella. E quindi hai smesso di fare cartapesta? Allora sì, ogni tanto mi capita comunque di utilizzare la carta come materiale, anche la cartapesta. Adesso è da un po' che non faccio più niente con la cartapesta, però per esempio avevo questa diciamo igloo in cui dentro c'è un orso che dorme, che ho fatto un po' di anni fa, e questa igloo era fatta in cartapesta, quindi comunque anche nei miei automi aggiungo questi elementi. E adesso, tra l'altro, sto facendo un esperimento, ce l'ho qui, è bruttino, non si capisce niente. Cos'è? È una ranocchia fatta in cotone e idrofilo e colla vinilica, quindi diciamo
il concetto è assolutamente lo stesso della cartapesta, cambia il materiale e diciamo l'ho fatto per vedere se rimane flessibile e effettivamente l'esperimento ha funzionato, quindi adesso farò dei lavori con questo materiale qui. Quindi appunto sono sempre alla ricerca di nuove tecniche, nuovi materiali, proprio per una questione di passione mia per quello che è l'artigianato. E quindi appunto tutte le esperienze che ho fatto in passato comunque ritornano assolutamente. E questo materiale qua lo fai tu? Mescoli il cotone con Sì, sì, la sì, è foglia? proprio cotone da supermercato con un pennellino si passa con un po' d'acqua e colla vinilica e diventa rigido, appunto, è molto duro. E, diciamo che il vantaggio di questo rispetto al legno è che appunto posso avere delle parti snodate che invece col legno non sarebbe impossibile, dovrei fare proprio degli snodi molto, molto complessi, molto fragili. In questo caso invece qui dentro nel braccetto c'è un filo di ferro semplicemente e soprattutto questa tecnica ha il vantaggio che se io dal legno per ottenere una forma devo andare a togliere materiale e qui invece devo aggiungere materiale, che in qualsiasi tipo d'arte aggiungere materiale è più semplice che toglierlo, perché se io faccio un errore togliendo materiale è più difficile andare poi a correggere l'errore che ho fatto. Per esempio, il legno, faccio un errore, mettiamo, rompo un pezzo o ehm, per esempio, non so, con la carta vetrata, cioè con la fresa, con la carta vetrata vado a rovinare una parte del legno, poi a ripararlo devo usare lo stucco, per esempio. Mm. E se voglio mantenere il legno naturale come effetto, lo stucco lo si vede. In questo caso, invece, non so, per esempio, come nell'argilla, sbaglio una cosa, la tolgo, la rimetto, insomma, è molto più conveniente dal punto di vista pratico. E tu hai sperimentato un po' con tutto, con argilla, con Sì, sì, scultura. sì, ho lavorato tanti materiali, ovviamente quello che ho approfondito maggiormente è il legno. Ho avuto un po' di esperienze con l'argilla, sia al liceo, perché comunque ho fatto il liceo artistico, e un po' per conto mio. Ho provato anche il ferro battuto, il vetro, non vetro soffiato, però proprio taglio del vetro. Adesso sto facendo un lavoro in vetro che uscirà, penso, questa settimana e ho dovuto, per esempio, forare un barattolo. Sembra una sciocchezza, ma forare un barattolo di vetro non è semplice. Ne ho distrutti due per fare quello che mi serviva. Devi E, riscaldarlo tantissimo. e- No, no, si usano delle punte da trapano Ah, apposta. ok, ok. E, non avevo mai provato a forarlo, guarda, l'ho fatto mentre aspettavo di fare questa intervista. E, poi ho lavorato appunto, come ti dicevo, la cartapesta, materie plastiche, perché per un certo periodo ho collaborato con un'azienda che si occupa di creare oggetti di design con stampa 3D. Quindi io facevo le rielaborazioni del pezzo finito, quindi magari facevo degli interventi artistici sopra, non solo di pulizia dal reticolato che si crea per appunto ottenere l'oggetto, ma proprio per dare delle texture speciali su dei vasi, su delle lampade, così. E poi altri materiali con cui ho lavorato molto sono per esempio le materie plastiche, adesso non so il termine corretto, quelle che si piegano col calore, perché io comunque per un anno più o meno ho fatto costumi, Ok. appunto per cosplay, teatro, queste cose qui. E quindi appunto armature fantasy, vestiti da guerrieri, e appunto
ho utilizzato materie plastiche, cuoio, ho usato anche la maglia di ferro, quindi appunto l'esperienza con i materiali ne ho parecchia. Non molto approfondita, però bene o male qualsiasi materiale in qualche maniera lo so lavorare. Ah, bello. Infatti, per i miei lavori uso tanti materiali all'interno, per esempio, faccio l'esempio della guerriera, c'è sì il legno, però c'è tantissimo filo di ferro, c'è lana sintetica, le frecce sono fatte con la carta, insomma, ce ce ne sono tanti di materiali con cui vado a lavorare in quello che faccio adesso. E ho visto hai fatto anche come una army, un esercito di topolini romani. Sì, 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 quello è stato un lavoro che ho fatto in collaborazione col British Museum. Anche in questo caso mi hanno contattato loro. Allora, mi hanno contattato, sì, perché avevo fatto un topolino centurione con il mantello che si muove, mosso dal vento. Il British Museum l'ha visto, gli è piaciuto e dato che al momento cioè al momento no, quando l'ho fatto, che è stato l'anno scorso mi pare, avevano una mostra temporanea su l'antica Roma e appunto mi hanno detto se mi andava di fare qualcosa con loro. Alla fine abbiamo deciso per fare un concorso a premi in cui appunto io davo alcune mie sculture appunto raffigurate nel video e loro davano dei biglietti, dei gadget così. E niente, insomma, è stato divertente. In teoria sarei dovuto andare a fare le riprese al British Museum, però per una serie di motivi non ce l'ho fatta, quindi ho dovuto fare le riprese da casa e poi fare il montaggio con i video che mi hanno mandato loro. Sarebbe stato bello fare lì sul posto, però appunto c'erano tutta una serie di complicazioni che non hanno potuto far avverare questa cosa. Vabbè, no. E tu l'avevi visitato il British Museum? Sei andato a Londra? No, no, purtroppo non sono mai stato a Londra, quindi ci andrò. È un bel palazzo. Immagino. Sì. E io lavoravo a Londra e ci andavo spesso. Poi la Mm. cosa bella è che questi musei sono gratis anche da visitare. Ah, sì, 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 sì. Quindi sono andata spesso e una volta ero in una organizzazione di videogiochi, animazione e sono stata invitata di sera. Quindi siamo andati Ah, insieme di sera fantastico. sì, ed era chiuso ed era vuoto, quindi fa un effetto strano, perché è uno dei posti più famosi, quindi è sempre pieno di gente. Sì, 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 caspita, è bellissimo, Bello. bellissimo. Sì, sì, è bello. E, visto che ti sei concentrato a vendere i tuoi prodotti online, eh, Mm. come è andata questa scelta? Perché dicevi che all'inizio vendevi nel negozio. Sì, Negozio. all'inizio, mm, allora, Stoccafisso Design nasce online, assolutamente. Ehm, Quello che ho fatto prima, invece avevo proprio un negozietto e quello che facevo prima, come ti dicevo, era molto generico, appunto dall'arredamento a sculture statiche, appunto una cosa che ho fatto molto sono state questi quadretti con dei paesaggi realizzati su dei legni levigati, che qui vicino c'è il lago e quindi ogni tanto vado a farmi delle passeggiate in riva al lago e raccolgo tutti i legni levigati che mi piacciono. Appunto all'epoca ne avevo fatto proprio un lavoro di fare di questa cosa qui. E,
però appunto in negozio ce l'avevo perché dove abitavo prima avevo questo spazio che ero riuscito ad allestire in questo modo, però intanto era una posizione nascosta. Io lavoravo a fianco al negozio, però comunque se io ero in laboratorio, in negozio non c'era nessuno, quindi appunto non era neanche proprio così aperto al pubblico. E perciò appunto spostarmi online era l'unica soluzione. All'inizio sì, per me è stato spaventoso chiaramente perché non avevo assolutamente esperienza nella vendita online, ero terrorizzato da mille cose, tutta la burocrazia che c'è dietro le spedizioni, la fatturazione all'estero, queste cose qui. Però, insomma, un passo alla volta l'ho affrontata. E è stata una rivelazione comunque perché ehm, per- diciamo, non mi aspettavo di riuscire a vendere una cosa così particolare. Perché comunque intanto gli automi sono un settore un po' di nicchia. Io ovviamente cerco di renderli fruibili a un grande pubblico, appunto concentrandomi molto su quella che è su quello che è il significato che voglio comunicare, ecco. E appunto sono oggetti che rimangono di nicchia e poi soprattutto sono oggetti non economici, insomma, sono lavori molto complessi da realizzare e quindi appunto io pensavo inizialmente che fossero oggetti per i collezionisti. Adesso collezionisti ci sono, li conosco, ma sono pochi, non sono tanti i collezionisti di questo tipo di oggetto. E invece ho scoperto, appunto, grazie al commercio online, che invece tantissime persone li apprezzano anche soltanto per averne uno sulla libreria o lo regalano, non so, al figlio, al nipote per giocarci semplicemente, perché comunque sono sì delle sculture, però di fatto sono anche dei giocattoli, quindi sono un po' un ibrido fra questi due mondi che potrebbero sembrare molto distanti, invece sono assolutamente la stessa cosa. Sì, no, e poi beh, lo vedi con tutta la gente che ti segue sui social media, piace molto vederlo e poi qualcuno li compra anche. Sì, 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 sì. E, ovviamente questa è una cosa essenziale perché se non ci fosse anche l'aspetto economico io non avrei assolutamente il tempo di fare tutto quello che faccio, perché comunque pubblico più o meno un video a settimana, quindi vuol dire che ogni settimana io creo una cosa nuova. E se ogni tanto mi capita di non avere tempo perché magari impegni personali o sto facendo un lavoro particolarmente lungo, quindi magari vado a ripescare dei video vecchi, li ripropongo in un altro modo, però questa cosa accade veramente di rado, cioè appunto ogni settimana tendenzialmente faccio una cosa nuova. E questo posso farlo solo se ho tempo di dedicarmi a questo lavoro tutto il giorno. No, è bello, è come un flusso di sei ispirato e poi è divertente, allora la gente Sì, 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 piace e, esatto. e poi sì, fa bene perché comunque se qualcosa ti fa sorridere, ci giochi, fa bene per la salute in generale. Sì, 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 sì. Ricevo spesso dei commenti che, diciamo, sono quelli che mi danno più soddisfazione, e anche messaggi privati ricevo di questo tipo, in cui, appunto, sconosciuti mi dicono: Guarda, è stata per me una pessima giornata questa, non specificano il motivo, però mi dicono pessima giornata. Meno male che hai pubblicato un nuovo video che mi hai fatto tornare felice. Quindi per me questa è veramente una grande soddisfazione. Quindi io penso che quello che fa divertire me fa divertire anche gli altri. Questo è un po' il concetto di quello che faccio.
Sei bella. Poi se sei, sì, sei in una buona, vabbè, vibrazione, se può dire Mm. vibrativa, puoi dire buona emozione, sei ispirato e ti Sì, 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 e sì, sì. anche loro. Anche chi lo vede e anche chi lo compra. Esatto, sì, 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 sì. E ti fa continuare perché se tu non ti divertissi a un certo punto smetteresti, no? Di fare ciò. Sì, 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 esatto. Ho avuto alcuni periodi, diciamo, bui, non con questo tipo di lavoro, ma quando facevo il falegname. C'è stato un periodo in cui ho avuto, vabbè, delle brutte esperienze con alcuni clienti. Ehm, diciamo, ero anche molto limitato dal punto di vista dell'esperienza, perché ovviamente per fare il falegname serve un'esperienza incredibile. Io ho fatto tutto da autodidatta e soprattutto non avevo lo spazio idoneo comunque, perché ho cominciato proprio da zero con attrezzatura non professionale, ma avevo attrezzatura da hobbistica e quindi ero molto limitato in quello che potevo fare e questa cosa mi demoralizzava molto. Quindi, dato che appunto non avevo proprio le finanze per aprire una falegnameria vera e propria, perché ovviamente sono dei costi giganteschi, mi sono detto, non devo regolarmi io per fare una cosa, ma regolo quella cosa per le possibilità che ho io. Quindi appunto con attrezzatura, con uno spazio piccolo, attrezzatura hobbistica, mi sono messo a sperimentare ed è venuto questo il risultato. Infatti adesso io tuttora lavoro sì con, ho preso qualche attrezzo un po' migliore, un po' più professionale, ma sono comunque attrezzi da negozio di bricolage, quindi ho proprio adattato il prodotto a quelle che sono le mie capacità e disponibilità. E questa cosa appunto poi mi ha fatto bene a me, cioè, perché se prima era un momento di infelicità, poi questo cambio ha migliorato comunque un po' tutto quello che è stata la mia vita, insomma. Bello. E hai anche una macchina adesso non so, per tagliare il legno. Sì, 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 ne ho diverse. Se vuoi faccio un Ah, ok, sì. breve tour de- del mio laboratorio. Allora, spero di non far tremare troppo la videocamera. Allora, appunto, questa qui è la zona taglio legno, quindi ho questa troncatrice, levigatrice, questa qua. Questa qui è un'altra macchina, questa è una seganastro per fare certi tipi di tagli molto più raffinati, il trapano a colonna e poi un attrezzo che è diventato praticamente essenziale per il mio lavoro è questo qua, ed questa qui è una taglierina laser, quindi faccio dei disegni digitali e questa poi me li taglia. È diventata praticamente l'oggetto che uso quasi di più in assoluto perché mi permette di fare tanti pezzi uguali molto velocemente. Poi io comunque il pezzo tagliato a laser non lo uso quasi mai così com'è, vado sempre a lavorare poi a mano con dei coltellini, delle frese e appunto diciamo, l'artigianalità c'è sempre al 100%. Faccio un esempio, questi sono i gamberetti grezzi. Ah, Io, dato che ne produco tanti, questi qui sono tantissimi, ne ho appena fatti una quarantina e adesso ci sono le campane che suonano, spero che non diano fastidio, non le sono sento. vicino a una chiesa. E comunque questi gamberetti qua appunto sono tagliati prima a laser e poi io con una fresa li vado a levigare a mano, infatti poi sono tutti diversi l'uno dall'altro.
E appunto questa è la zona taglio, poi qui dove ho esposto i lavori che ti ho fatto vedere prima, questa è proprio la zona dove invece vado a fare la lavorazione di fino, quindi appunto ho le pinzette, i coltellini, le sgorbie, dove proprio qui dove mi siedo e mi devo concentrare. E poi dipingi anche lì, no? Il Sì, colore. sì, sì, faccio tutto qui. Sì, 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 ho tutta una... Adesso non so se si è vista, ma questa qui è la Ah, mia bello. parete dei colori. Avrò un centinaio di colori diversi. Li accumulo man mano che lavoro. Ah, bello. Io ho visto che hai fatto i premi per un festival. Sì? Erano degli automi anche. Sì, 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 sì. Allora, è un festival che c'è qui in provincia di Varese, lo fanno proprio a Varese. E, io ho degli amici dentro l'organizzazione e mi hanno chiesto i primi lavori nel 2019, mi pare. Mi hanno chiesto per la prima volta, è un festival che fanno ogni anno. Mi hanno chiesto i premi il primo anno e io gliel'ho fatti in cartapesta, perché all'epoca lavoravo alla cartapesta. E niente, dopo è diventata un po' una tradizione, ecco. Tutti gli anni ormai gli faccio io i premi. Appunto è un festival del cortometraggio, quindi solitamente sono dai 3 ai 4 premi, dipende dalle categorie che scelgono, e sono tutti tematici perché ogni anno c'è un tema diverso in questo festival. Per esempio, l'anno scorso era il cyberpunk, quindi fantascienza distopica. L'anno prima era l'anniversario di questo festival, quindi ho fatto tutta una cosa a tema festival, quindi c'erano i giudici che votavano, il pubblico che applaudiva, queste cose qui. E appunto anche quest'anno farò i premi. Quest'anno, beh, sì, penso si possa dire, il tema sarà il noir. Quindi mi inventerò qualcosa un po' così oscuro. E niente, è bello, mi piace perché comunque è una cosa carina che fanno qui in provincia e attira tanta gente, tanti artisti. E infatti di solito a questa premiazione ci sono proprio i registi che di solito arrivano anche da tutto il mondo. Infatti l'anno scorso ho conosciuto questi registi, mi pare che erano spagnoli, e ha vinto anche un regista di Taiwan. E vabbè, insomma, è particolare, una cosa molto particolare. Thank you for watching or listening to the Solution Finders. Please like, subscribe, and share so we can inform and inspire more people. If you would like to donate to the podcast, the link is in the description below. All donations go towards paying for software, video editing, and production work. Please visit unamars.com, unamarz.com, for one-to-one sessions with me to reprogram your subconscious mind, for my original origami art and printed products like t-shirts and stationery, for more info about this podcast. If you've made it till this point, please add your favorite emoji in the comments. Have a wonderful day.